Benvenuti musicofili a questo nuovo video test. Oggi abbiamo in prova le chitarre VGS Pro Series. Rispetto alla serie standard delle VGS, che sono degli strumenti che vi faremo sentire in questo video test, abbiamo in particolare la novità nella serie Pro, perché queste chitarre sono provviste del ponte Evertune, del quale abbiamo parlato moltissimo nelle ultime settimane, che ci permette di avere una accordatura costante senza mai il rischio di perderla durante una parte suonata in studio o dal vivo. In particolare oggi proveremo tre strumenti: la Tommy Denander Series, che è il loro modello di punta, uno strumento di liuteria provvisto di pick-up EMG attivi, e abbiamo anche in questo strumento la tastiera True Tempered, che ci permette di avere un'intonazione ancora più particolare, ancora più precisa. Poi proveremo il modello Stage One, che è uno strumento col top in acero e due humbucker Jeff Beck 59, e poi proveremo la Eruption, che è uno strumento, il loro modello entry level degli strumenti con humbucker, che è un modello simil Les Paul. Oltre alla qualità liuteristica di questi strumenti, c'è da notare sicuramente il fatto che montano i ponti Evertune. Quindi prendiamo un momento per spiegare come funzionano questi ponti. Ecco, la prima nota è che sicuramente abbiamo aperto lo scatolone che ci ha mandato il distributore italiano con le tre chitarre. Eravamo in tre qui in redazione, le abbiamo aperto, ognuno ne ha presa una a suo gusto poi, e abbiamo suonato ed erano tutte e tre accordate. Avevano fatto un viaggio, erano arrivate comunque sballottolate dal corriere come sempre, ed erano tutte e tre accordate. Abbiamo dovuto fare una jam senza dover accordare niente. Questo è sicuramente una cosa molto impressionante, perché normalmente gli strumenti, se non subiscono un setup molto accurato da parte di un liutaio, generalmente non sono al top delle prestazioni. Poi una cosa che personalmente da chitarrista con esperienza ventennale mi ha stupito è stato poter suonare un Fa maggiore in prima posizione e questo accordo è tutto intonato. È una cosa molto particolare, perché generalmente il La, la nota La al secondo tasto, è sempre un po' crescente. Quindi una volta abituati a questa sonorità sempre intonata, tutto accordato, è veramente un'esperienza tutta dedicata alla creatività. Passiamo ora a vedere come si gestisce e qual è la semplicità di questo ponte Evertune. Prima di tutto andiamo a vedere come si cambiano le corde. Hanno un passaggio, uno slot, esattamente come un ponte strato da questa parte. Vengono inserite le corde su ogni selletta e possiamo regolare l'action di ogni selletta con queste 6 brugole, molto semplicemente. Poi ovviamente avvolgiamo lo strumento, a meno che se abbiamo delle meccaniche autobloccanti, come nel caso di questo strumento, tagliamo una piccola parte e blocchiamo la corda, altrimenti vanno avvolte nel classico sistema a spire che non vadano a sovrapporsi, e tiriamo la corda in tiro, fino a che a un certo punto la corda farà non andrà oltre. A quel punto colleghiamo il nostro accordatore, inseriamo questa chiavetta a forma di chitarra nella brugola presente in ogni meccanica e accordiamo, intoniamo
l'ultima parte della corda con questa meccanica, fino a che, ad esempio, per questa non sia un Mi basso perfetto sul nostro accordatore. Vediamo come regolare il nostro strumento. Prima di tutto prendiamo il miccantino, vogliamo ovviamente utilizzare i nostri bending in questo caso, cioè che quando andiamo a bendare la chitarra risponda normalmente. Quindi vediamo come funziona. Tiriamo la corda, se voi sentite adesso mentre giriamo la meccanica, l'intonazione non cambierà, perché sta compensando la molla sul retro del ponte. Però c'è un limite ovviamente, noi dobbiamo arrivare a questo limite, superarlo e riscendere immediatamente sotto. In questo modo il bending funzionerà e rimarrà comunque lo strumento intonato. Cambiamo adesso strumento proprio per provare anche gli altri, per vedere che anche se il punto è leggermente diverso su un modello diverso, ci dà la stessa resa. Vediamo adesso al rovescio, l'altra modalità. Abbiamo bisogno, per esempio, per registrare una parte ritmica, come dicevamo prima, di avere le note, le corde, sempre accordate perfettamente, nonostante ci possano essere delle micro vibrazioni o anche dei piccoli bending. Questa cosa serve, come dicevamo prima, proprio per registrare delle parti ritmiche, oppure dove abbiamo degli accordi un po' complessi, dove c'è il rischio che si possano flettere e tirare alcune note proprio per la difficoltà della complessità dell'accordo. Per esempio in una situazione jazz questo sarebbe perfetto, dove non abbiamo i bending. Allora, vediamo come funziona. Adesso prima abbiamo tirato fino al limite, adesso scordiamo fino al limite. Appena arrivato a questo livello, ritiriamo su leggermente e proviamo a fare il bending. La nota è sempre compensata, quindi qualunque piccolo movimento faremo all'interno della nota, magari in un accordo, la chitarra rimarrà sempre e perfettamente intonata. Bene, musicofili, eccoci arrivati alla fine di questo video test. Tutti e tre gli strumenti che ci sono stati mandati in redazione hanno delle caratteristiche proprio a livello strumentale, sicuramente di qualità, nonostante sono degli strumenti di fascia media, non parliamo di strumenti di alta luteria. La Eruption e la Stage One sono due strumenti abbordabilissimi, parliamo di strumenti che stanno comunque ampiamente sotto i 1000 euro. La Denander è uno strumento top di gamma con la tastiera True Tempered che permette di avere delle precisioni, delle particolarità sicuramente di un altro livello. Oltre comunque a questi strumenti che sono sicuramente di ottima fattura, la nota principale delle VGS è il fatto che montano questo ponte, il ponte Evertune, che è sicuramente una vera e propria rivoluzione nel settore chitarristico, perché ci permette di avere una perfetta intonazione all'interno di ogni realtà. Questo magari qualcuno potrebbe storcere un po' il naso dicendo che si perde un po' la poesia, un po' quella scordatura che ha fatto anche la storia di tanti dischi, però ecco, vi garantisco che in situazioni live, in situazioni da studio, dove tanti musicisti professionisti vivono la loro attività costantemente, avere uno strumento che non si scorda mai, che al primo cambio di corde in un secondo è pronto e non si scorderà di nuovo, è sicuramente un vantaggio molto 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 interessante. Quando ci sono degli strumenti così, degli apparati così rivoluzionari, noi di Music Off siamo veramente ben felici di testarli, perché questa può essere effettivamente una piccola rivoluzione nel nostro settore, un po' anche come è stato il Floyd Rose quando è uscito, che comunque ha rivoluzionato il modo di vedere i ponti all'interno della modalità chitarristica. Bene, vi saluto e ci vediamo alla prossima video recensione.